amiche e amiche dell'uncinetto, oggi vi faccio vedere come realizzare una clutch in pochissimo tempo con un fondo della misura della clutch, ovviamente dello stesso perimetro, a maglia bassa, con una chiusura semplice da fare, quindi anche per i principianti. E ha una linea molto carina e piccolina e la realizzate veramente in pochissimo tempo. Andiamo a vedere i materiali. Per il tutorial di oggi vado ad usare questo tipo di fettuccia, che è una fettuccia, vedete, di ecopelle. Questa fettuccia la trovate disponibile sul sito di Edila Ciliacrea. Nel box informazioni vi metto il link ovviamente del sito, e tutto questo kit, sia il fondo che la chiusura che le copelle, lo trovate sul loro sito, ma potete realizzare ovviamente, come vi dico sempre, le borsette con qualsiasi tipo di filato, seguendo i centimetri. Fondo da 18 per 8 cm e una chiusura da 13 cm. Allora iniziamo dal centro, vedete, del nostro fondo con uncinetto numero 4, ci agganciamo e lavoriamo una prima catenella, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Su questa maglia bassa, per non confondervi, soprattutto nei principianti, andate a mettere un marcapunti. Adesso alterneremo una maglia bassa, 2 maglie basse, entro all'interno di nuovo e lavoro 2 maglie basse. Ora solo nell'angolo, vedete, vi consiglio di fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso qui abbiamo lavorato 2 maglie basse, 3 maglie basse e di nuovo iniziamo con la sequenza: una maglia bassa, in quello dopo 2 maglie basse, 1 e 2, e di nuovo una maglia bassa e 2 maglie basse in quello dopo. Anche se vi dà l'impressione che tiri, dopo chiaramente si andrà a stendere il lavoro, perché se facciamo 2 maglie basse in ogni punto la borsa poi tende ad allargarsi troppo. Una maglia bassa in quello dopo e di nuovo 2 nell'altro, una maglia bassa in quello dopo e 2 in quell'altro, 1 e 2 in quello dopo. E qui vedete come abbiamo fatto per questa parte qui, anche qui lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e iniziamo da capo: una maglia bassa e 2, una maglia bassa, e qui vedete di nuovo abbiamo l'angolo e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Anche se vi dà l'impressione che tiri, voi fate ovviamente delle prove, però se lavorate 2 maglie basse in ogni punto, già vi dico che il lavoro si allargherà troppo. Di nuovo la sequenza: una maglia bassa e 2 in quello dopo, e così via. Ripetiamo anche qui chiaramente le nostre 3 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, guardate, di nuovo dove ho l'angolo e lavoro 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e qui vedete entro e lavoro una sola maglia bassa, perché qui dovrei averne, qui ne ho una e quindi qui ne lavoro un'altra, 2, così completo, vedete, la sequenza. Ed ecco qui. Adesso tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima, una catenella, entro di nuovo, guardate, nello stesso punto, ma entro in coste. Entrando in coste prendo anche, vedete, questa asolina retro, ve la voglio far vedere bene, eccola qui, perché così il punto non verrà slabbrato
quindi entrate sia nella sollina retro della maglia bassa che nell'altro e lavorate una maglia bassa e così rimettete il marcapunti. Di nuovo guardate, entro in coste e prendo anche questa casolina retro e lavoro la maglia bassa. Di nuovo entro qui e nella sollina retro e di nuovo maglia bassa, quindi una riga di maglia bassa fino al marcapunti. Arrivati a questo punto abbiamo il marcapunti, togliamo il marcapunti, io entro all'interno, vedete, della maglia bassa e lavoro una maglia bassa prendendo entrambe le asole, quindi non lavoro in coste. Ovviamente potete anche proseguire se preferite questo tipo di punto. Ora nella prossima maglia bassa lavoro una maglia bassa in quello dopo e così via fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati di nuovo al marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo un'altra maglia bassa e qui rimettiamo il marcapunti, quindi io sto lavorando a spirale. Allora guardate la lavorazione, vedete? La lavorazione non tira, ma allo stesso tempo non è neanche troppo larga, quindi avrete il perimetro uguale in questa maniera alla nostra clutch. Ora l'altezza che ci occorre io la calcolo in questa maniera qui, faccio il doppio più o meno dell'altezza della mia clutch, vedete è più o meno 6 cm di altezza, poco più. Io andrò a fare circa 12 cm di righe di maglia bassa in altezza, ovviamente è opzionale, io preferisco più o meno regolarmi così per quanto riguarda le piccoline, poi per quelle clutch più grandi ovviamente avete bisogno di un'altezza superiore. La codina la andiamo a tagliare ed ecco qui. E ora semplicemente una maglia bassa in ogni punto, ripetendo sempre la stessa lavorazione. Quando arrivo al marcapunti, tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa e ripeto un'altra riga di maglie basse. Vado a proseguire fino ad arrivare ai miei centimetri. Allora, io ho proseguito per 13 righe, che in centimetri sono 12 centimetri. Come potete vedere, guardate, la borsetta sale su benissimo, non slabbra e quindi è fedele al fondo. Ecco perché vi dico di andare ovviamente a fare delle prove quando infilate al fondo le vostre maglie. Adesso siamo arrivati ovviamente dove abbiamo il marcapunti. Lavoro l'ultima maglia dove ho il marcapunti, metto giusto un marcapunti per non far sfilare i punti e adesso dobbiamo praticamente andare a centrare. È molto importante centrare, vedete, la molla ai lati col centro del fondo. In questo caso ovviamente avendo un fondo fatto con le copelle è più semplice centrarlo, quindi andiamo a mettere dei marcapunti per centrare benissimo ai lati. Fatto questo, guardate, la prima cosa io ho centrato dove ho il marcapunti con una striscetta di qualsiasi filato. Io ho delle codine dello stesso colore ma non è importante, dobbiamo andare a centrare, vedete, in questa maniera qui e fermiamo la lavorazione e questo è molto importante. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte ovviamente, quindi entro, prendo la codina e vado a frenare anche qui. Potete ovviamente togliere i marcapunti. Stessa cosa facciamo qui, potete contare le maglie e mettere proprio al centro in modo, vedete, che siete sicuri, quindi contate, ad esempio io qui ho centrato, faccio 1 2 3 4 5 6, metto una codina, 5 metto una codina, così avete i punti, vedete, e riuscite già a vedere, guardate, che il perimetro corrisponde perfettamente. Ecco perché è importante avere il fondo dello stesso perimetro della nostra chiusura. Allora guardate, io ho bloccato benissimo la mia clutch, voi già potete andare a fare delle prove e vedere, guardate com'è centrata, quindi già se fate così vi rendete conto. Adesso io mi trovo qui dove ho
agganciato, guardate, e il filato deve stare all'interno della clutch, quindi inizio a fare in questa maniera qui, legandomi, poi entro nel punto, vedete, della maglia bassa, carico il filo e lavoro una maglia bassa. Ora vi dovete rendere conto ovviamente se dovete fare 2 maglie basse per ogni punto o solo una. Io entro di nuovo, così riempio un pochino meglio questa parte, se vogliamo coprire bene ovviamente la clutch. Adesso a questo punto vedete qui abbiamo il punto che dovrebbe venire al centro, qui dove abbiamo, guardate, la chiusura, quindi io faccio una catenella, entro nel punto dopo, carico e faccio una maglia bassa, e qui ovviamente vado a tagliare il filato, quindi la codina che avevo messo per legarmi. Ed ecco qui che l'abbiamo tagliata. Ora entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassa. Ora man mano che lavoriamo ci dobbiamo rendere conto se dobbiamo farne 2 per ogni punto. Se invece vedete che la vostra clutch, vedete, si riempie bene, non c'è bisogno di farne 2. Questo è qualcosa che dovete rendervi conto in base al filato. Vedete, a me si sta coprendo, quindi non c'è bisogno. E man mano che vado a lavorare devo entrare, vedete, qui dove ho la codina e lavoro la maglia. Ora a questo punto, se vediamo degli spazietti, ne lavoriamo 2. Ovviamente ricordatevi dove avete lavorato 2 maglie e dove una, così potete andare a fare la stessa cosa dall'altra parte. Vi potete mettere un marcapunti, così lo fate ovviamente a specchio. Entro di nuovo e anche qui, guardate, vado a farne 2, entro nel prossimo e di nuovo, e noi dobbiamo proseguire in questa maniera, ripetendo, vedete, sempre alla stessa maniera. Andate a guardare, se vedete che la vostra clutch, vedete, è piena, ne fate semplicemente una. Di nuovo qui ho il gancetto, entro, carico e lavoro la maglia bassa. Di nuovo dopo entro, carico e lavoro la maglia bassa e vado a proseguire fino a completare dove ho iniziato. Quando arriviamo al centro, vedete, dall'altra parte noi dobbiamo fare la stessa cosa, quindi centriamo, saltiamo facendo una catenella ed entriamo, vedete, in quello successivo in questa maniera qui, senza bloccare. Se vedete che blocchiamo, ne facciamo 2 di catenelle, cioè voi dovete fare in modo che non vada il filato in questa maniera qui. Vedete, è importante questa cosa qui, perché altrimenti poi la lavorazione non si chiude bene, vi crea difetto, ok? Quando completo, vedete, nell'ultima maglia, quindi ho coperto, guardate, l'intera molla, taglio una codina, dipende poi dal filato che c'è rimasto, e con ago vado a chiudere, vedete, la lavorazione. Salto un punto, entro in quello dopo, quindi la chiusura è sempre uguale, e poi entro qui al centro e poi ovviamente andiamo, vedete, all'interno a nascondere la lavorazione. Ecco, guardate come bellina questa clutch piccolina, sembra proprio un bonbon. Guardate, a questo punto ho agganciato una tracollina che avevo già, simile insomma, con una strisciolina di ecopelle leggermente più scura di questa tinta, quindi va benissimo abbinata. Non mi resta che ringraziarvi di aver seguito il tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.